In questo video metteremo alla prova l'ultima CPU Intel della famiglia Extreme Edition. Parliamo infatti dell'Intel Core i9 10980XE, che è tra l'altro anche l'ultimo processore Intel Core i9 presente su una piattaforma high-end desktop. Durante il corso di questo video vedremo chiaramente tutti i benchmark di produttività e di gaming che testa di solito e vedremo come se la cava nel 2025 questo processore. Detto questo, iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo con un processore davvero particolare perché parliamo dell'ultima CPU Intel Core i9 su piattaforma high-end desktop, in questo caso la piattaforma X299 con il socket LGA 2066. Torniamo un pochino indietro con gli anni e siamo infatti a fine 2019 quando Intel rilascia questa serie di processori su architettura Cascade Lake X, anche se però si trattò un pochino, mi verrebbe da dire, del canto del cigno di Intel, perché sostanzialmente avevamo questi processori che rispetto alla generazione precedente non andavano chissà quanto in più, sostanzialmente un piccolo refresh rispetto all'architettura precedente, con però un bel taglio in termini di prezzo, perché nel frattempo AMD non era rimasta con le mani in mano, uscirono i Ryzen della serie 3000 e anche i Threadripper della serie 3000 per la piattaforma high-end desktop, e infatti a quel punto Intel fu costretta a tagliare i prezzi in modo veramente drastico, perché passavamo dai $1800 circa dell'i9 9980 XE, il processore precedente, rispetto a quello che vedremo oggi, il 10980 XE, e però appunto si scendeva a $1000, $1070 per questo nuovo modello, quindi davvero un taglio di prezzo molto molto importante, proprio perché la concorrenza da parte dei Ryzen 9 tipo il 3950X oppure i Threadripper 3960X e 3970X si faceva davvero molto molto aspra per Intel. E infatti ecco, questo processore, ribadisco, è stato un pochino l'asso nella manica che aveva Intel, che però purtroppo non si è riuscito a giocare tanto bene, e oggi andremo anche a scoprire perché, chiaramente durante i benchmark. Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Per chi mi segue, ecco, questo potrebbe essere l'ultimo video prima della pausa estiva e quindi sostanzialmente molto probabilmente ci vedremo a settembre. Sì, purtroppo ecco, tra impegni vari, studio e anche meritate ferie, insomma dovrò fare un po' di pausa, però vi dico subito, i progetti in cantiere già ci sono e quindi insomma a settembre ci saranno poi anche magari altre cose inedite, quindi mi raccomando iscrivetevi così non vi perderete le prossime uscite qui sul canale, vi attenderanno davvero dei contenuti interessanti. Oltre a questo chiaramente vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok, anche lì a settembre riprenderemo con qualche nuovo contenuto. E detto questo direi che posso anche consigliarvi i miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda offerte nuove, l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon per quanto riguarda hardware e videogiochi, quindi state tranquilli, per garanzia e assistenza sempre al top. Detto questo direi che possiamo partire con le specifiche tecniche di questo processore. Intel con quest'ultima serie di processori presenti su piattaforma X299 e socket LGA 2066 cercò quantomeno di ristabilire la sua dominanza nel mercato, però sappiamo bene non riuscì propriamente, visto che da lì in poi ecco la presenza di AMD si fece sempre più predominante. E infatti ecco, questa serie di processori a cui fa capo proprio questo i9 10980XE non fu molto fortunata, forse proprio perché l'architettura non presentava chissà quante migliorie rispetto alla precedente. Parliamo infatti dell'architettura Cascade Lake X rispetto ai predecessori della serie 9000 e 7000, parlo sempre degli i9, su architettura Skylake X. Parlavamo infatti sempre di un processo produttivo a 14 nanometri affinato il più possibile, però alla fine il cambiamento generazionale non fu molto evidente, ma fu evidente in realtà il taglio di prezzo, come vi dicevo, che portò questa CPU a costare quasi la metà rispetto al suo predecessore, e questa fu una cosa sicuramente ben vista, ma non riuscì a reggere rispetto ai prezzi così bassi dei Ryzen della serie 3000, come per esempio il Ryzen 9 3950X 16 core 32 thread su architettura Zen 2 che costava $750
rispetto a questo che ne costava 1070, quindi parliamo infatti di un processore che costava di meno e anzi molto spesso andava anche di più rispetto a questo i9 Extreme Edition. Parlando del modello di punta dell'epoca di Intel, questa CPU ha al suo interno 18 core e 36 thread che operano a una frequenza di base di 3 GHz con una frequenza per quanto riguarda i carichi su tutti i core e thread di 3,8 GHz, mentre la frequenza in bus dichiarata, almeno sul singolo thread, magari sul core più fortunato, arrivava fino a 4,8 GHz. In questo caso, dopo i test che abbiamo effettuato, abbiamo rilevato una frequenza massima così a stock di 4,7 GHz sul singolo core. Per quanto riguarda la memoria cache di livello 3, questa CPU ha 24,75 MB di smart cache Intel di livello 3 e oltre a questo il controller di memoria presente all'interno della CPU è pensato per sfruttare moduli DDR4 per quanto riguarda la RAM a frequenza base di 2933 MHz. Chiaramente poi possiamo anche andare a sfruttare kit a frequenze più elevate, però utilizzando profili XMP. In questo caso poi parliamo di quad channel, quindi così da avere un bandwidth effettivamente superiore rispetto alle piattaforme desktop classiche. Tra le altre feature della piattaforma X299 e di questa CPU in particolare abbiamo a disposizione 48 linee PCI Express di livello 3, quindi ci fermiamo al PCI Express 3.0, però con queste 48 linee veramente possiamo andare a sfruttare insomma diverse schede, oltre a schede grafiche, setup multi GPU, schede di acquisizione, schede di rete, audio, quello che vi pare, al bandwidth massimo, cosa che invece sulle piattaforme desktop riusciamo a fare un po' più difficilmente, dobbiamo stare un po' attenti a insomma non essere cappati dal punto di vista delle linee PCIe, però chiaramente parliamo di un ambito che non tutti andranno a sfruttare. Per passare all'ultima caratteristica degna di nota abbiamo il TDP, che in questo caso è di 165 watt, che non sono pochi. Effettivamente sì, parliamo di una CPU Extreme Edition, quindi ci sta che sia così alto, però oltre a questo il consumo effettivo a pieno carico di questo processore arriva in realtà a 230 watt come niente, e parliamo dei risultati a stock. Per quanto riguarda l'overclock, purtroppo non vedremo i risultati in questo video per il semplice fatto che la scheda madre Aorus Gaming 9 che ho utilizzato non so se ha qualche limitazione, qualche bug, qualcosa del genere, però sostanzialmente andando ad impostare un profilo di overclock alla fine anche abbastanza umile, tra virgolette, basandomi sui vari dati che ho osservato in rete insomma di come si comportavano altri sample di questa CPU, alla fine dandogli un carico come ad esempio Cinebench la scheda madre faceva spegnere tutto quanto, e non è un problema della mia sola scheda madre Aorus, perché anche Steve di Hardware Unboxed aveva riportato la stessa identica cosa nella sua recensione del lancio proprio di questa CPU. I had planned to continue using the Gigabyte X299 Aorus Gaming 9, but I was having issues overclocking with that board. It kept powering off when exceeding 500 watts draw from the wall, and I couldn't override the safeguard, though I'm not sure I really wanted to. Under that load, the VRM was squealing like a tortured pig. E infatti i test in overclock li aveva fatti su un'altra scheda madre, quindi mi dispiace, ma purtroppo per questo video vedremo solamente i risultati a stock, che lo so è un peccato perché questa CPU effettivamente si overclockava anche relativamente bene, però consideriamo sempre che i consumi in questo caso, se già con 230 watt non parliamo di consumi bassi, in overclock questa CPU davvero dava il meglio tra virgolette di sé, perché arrivavamo praticamente al doppio del consumo, quindi potremo aspettarci 460 se non a volte anche 500 watt di consumo, che è qualcosa per il solo processore veramente di assurdo, per magari un guadagno di prestazioni che si potrebbe attestare tra un 20-30%, che non è poco, però insomma i consumi vanno ben oltre magari anche la capacità termica di un dissipatore. In questo caso poi ecco, ho utilizzato, passando alla piattaforma di test, un Endorphin Avis F360 ARGB per dissipare questa CPU, e come scheda madre vi dicevo questa famosa Aorus della Gigabyte X299 Gaming 9, e come RAM invece abbiamo un kit da 4 banchi della G-Skill così da sfruttare il quad channel, e abbiamo 64 GB DDR4 da 3200 MHz e CL14. Come alimentatore abbiamo il Thermaltake Tough Power 1050W 80 Plus Platinum
come SSD per tenere l'installazione di Windows 10 Pro 64 bit e tutti i vari giochi che andremo a testare e anche vari applicativi. Abbiamo invece il Crucial T500 da 2 TB NVMe 4.0, che però chiaramente in questo caso verrà sfruttato col PCIe 3.0. E per finire abbiamo la scheda grafica, che per evitare qualsivoglia tipo di bottleneck abbiamo utilizzato la RTX 4090 di Nvidia in customizzazione della palette, in particolar modo la Gamerock. Detto questo, direi che ora possiamo passare ai benchmark di produttività, poi di gaming, e infine farei qualche considerazione su questo processore. Partiamo con Cinebench R23. In questo caso vediamo che l'i9 totalizza un punteggio di 22.000 punti, molto vicino a quello del Ryzen 9 5950X, mentre in single core purtroppo ci fermiamo a 1200 punti. Su Cinebench 2024 più o meno è lo stesso discorso, 1200 punti per il multicore, 71 per il single core, anche qui abbastanza vicini al Ryzen 9, ma comunque c'è un po' di distacco. 7zip benchmark, anche qui compressione, due risultati abbastanza simili, mentre in decompressione il Ryzen vince. Ricordo comunque che la CPU Ryzen è più nuova, diciamo di un anno circa. Blender Open Data 4.4, 302 punti contro 356 per la CPU AMD. Geekbench 6, in questo caso multicore, 12.399 punti che vanno a superare quindi quelli di Ryzen 9, e in single core invece andiamo a perdere con questi 9. Un altro benchmark dove questa CPU Intel supera il Ryzen è Handbrake, in questo caso 194 secondi per la task di encoding contro 195. V-Ray 6, 21.000 V-samples contro 25.000 V-samples, quindi si fa sentire l'architettura più nuova della CPU AMD. Passiamo ora a Corona 10 benchmark. In questo caso anche qui il Ryzen 9 è in vantaggio netto rispetto a questo i9, che totalizza 6,9 milioni di raggi al secondo. Passando ai giochi su Control, Full HD e settaggi di Digital Foundry, qui vediamo che l'i9 produce dei framerate giocabili ma nettamente inferiori rispetto a quelli del Ryzen. Alan Wake 2, gioco che di solito è GPU limited, in questo caso invece ci fermiamo con la CPU a 120 fps con questo i9. Death Stranding, Full HD e settaggi maxati, 127 fps contro i 206 del Ryzen 9 5950X, mentre su Fortnite capitolo 6 stagione 4 Full HD e settaggi medi, 161 fps per l'i9 contro i 202 del Ryzen 9, e non parliamo chiaramente di una CPU di ultimissima generazione. God of War Ragnarok, Full HD DLSS Quality e settaggi ultra, in questo caso ho i dati solo per l'i9 che comunque totalizza un framerate giocabile di 111 fps. Cyberpunk, Full HD e settaggi di Hardware Unboxed, 70 fps per l'i9 contro i quasi 100 del Ryzen 9 5950X. Resident Evil 4 Remake, Full HD e priorità la grafica come preset, 126 fps per l'i9, quindi giocabile, però chiaramente inferiori rispetto ai 172 del Ryzen 9. Su The Finals in Full HD DLSS Quality, Ray Tracing medio e settaggi medi in generale, 87 fps contro 117, anche in questo caso la CPU AMD è superiore. Counter Strike 2 Full HD e settaggi medi, 181 fps per l'i9 contro i 366 del Ryzen 9 5950X, una grossissima differenza. Black Myth Wukong Full HD DLSS Quality, settaggi di Digital Foundry, 122 fps contro 157, anche in questo caso pur essendo un gioco AAA vediamo qualche differenza. Age of Mythology Retold Full HD settaggi maxati con ray tracing medio, 80 fps contro 123 del Ryzen 9, davvero non poca differenza. Final Fantasy XVI Full HD sempre DLSS Quality e settaggi maxati, 103 fps contro quasi 130 del Ryzen 9 5950X. Monster Hunter Wilds Full HD DLSS Quality anche in questo caso e settaggi alti, 78 fps di media nel benchmark contro i 101 del Ryzen 9 5950X, mentre su Horizon Forbidden West in Full HD col DLSS e settaggi super arriviamo quasi a 100 fps con l'i9 contro i 117 del Ryzen 9. Per finire Dune Awakening Full HD DLSS Quality e settaggi ultra abbiamo 96 fps in questo benchmark, e ora direi di passare alle considerazioni finali. E rieccoci qui ragazzi, dopo aver visto tutti i benchmark di questo i9 10980 XE. Che dire, secondo me le prestazioni che abbiamo visto per quanto riguarda la produttività non splendono, nel senso che al giorno d'oggi, per quanto consuma questo processore,
sicuramente ecco ci sono alternative migliori che vedremo fra poco. Se consideriamo invece il periodo storico in cui è uscita, effettivamente sì, il Ryzen 9, già il 3950X proprio contemporaneo di questo i9, molto spesso andava di più consumando di meno, e se poi prendiamo in causa anche il Ryzen 9 5950X oppure anche i Threadripper, però in quel caso parliamo di processori ecco di fascia ancora più alta e ancora più costosi, sì, avevamo delle prestazioni che in confronto per questi 9 lasciavano abbastanza a desiderare. Quindi per questo sin da subito Intel con questo processore secondo me l'avrebbe dovuto proporre a un prezzo un pochino più contenuto già rispetto al grosso taglio di prezzo che aveva attuato rispetto alla generazione precedente. Per quanto riguarda il gaming poi ecco qui casca proprio il palco, perché abbiamo visto delle prestazioni a stock e ripeto qui purtroppo l'overclock manca per questo motivo della scheda madre, e io non ho trovato insomma un settaggio, qualcosa che riuscisse a farla funzionare decentemente, in ogni caso andava a spegnersi. Vi dico, se riuscite a farla andare in overclock sicuramente avrete delle prestazioni anche abbastanza superiori rispetto a quelle che abbiamo visto oggi, però considerate anche i consumi che pur parlando di gaming però i giochi odierni vanno a sfruttare bene anche tanti core della CPU, e quindi avrete dei consumi che saranno difficili da tenere sotto controllo con dei dissipatori anche a liquido, quindi per questo ecco non è un processore che comprerei per giocare, questo sia chiaro, assolutamente no. Per quanto riguarda le prestazioni a stock in gaming siamo in linea con un Ryzen 5 3600, quindi davvero ecco non ci avviciniamo minimamente agli attuali processori per esempio su socket AM5 come i Ryzen 7 7700 oppure 7008X3D o 9008X3D. Chiaramente no, non pensate che visto che questa CPU è un i9 della serie Extreme Edition vada ancora fortissimo per il gaming, assolutamente no, mentre per la produttività ancora si difende, però già ci sono molte altre alternative, soprattutto considerando i prezzi che ha questa CPU al giorno d'oggi. L'unico caso per cui vi direi forse di valutare l'acquisto di questa CPU al giorno d'oggi sarebbe per fare un upgrade, però veramente sì, parliamo di una piattaforma come la X299 high-end desktop che anche al lancio insomma non vendette chissà quanto, e in molti insomma preferiscono passare a sistemi ben più recenti. Però magari se proprio avete un processore della prima serie degli Intel Core X, magari volete fare un upgrade, non volete cambiare tutto, questa CPU potrebbe ancora andare bene, se non che i prezzi a cui possiamo prendere questo processore sono veramente molto proibitivi, perché a meno che non la troviamo dagli Stati Uniti sotto i 400 euro, e secondo me anche qui è una cifra che insomma è troppo alta, dalla Cina ma anche dall'Europa i prezzi sono intorno ai 700 euro, che è veramente troppo a mio parere per un processore del genere. E quindi sostanzialmente sì, per fare un upgrade ok, ma veramente lo dovete pagare molto poco, tenere in considerazione chiaramente i consumi. E forse l'altro caso mi verrebbe in mente, se appunto avete optato per questa piattaforma, è perché magari dovete sfruttare tutte queste linee PCI Express che vi mette a disposizione questa CPU, però chiaramente parliamo poi di linee PCI Express 3.0, quando invece magari con i Threadripper, che ok, parliamo anche lì di processori che costano ancora al giorno d'oggi abbastanza, ma spesso anzi meno di questa, di questo i9, quindi anche lì potreste forse considerarli, ma è comunque un caso molto marginale, e in quel caso però almeno avremo a disposizione linee PCI Express 4.0 che portano a parità di linee il doppio del bandwidth. Quindi ecco, mi viene veramente difficile consigliarvi al giorno d'oggi, anche per questi casi molto di nicchia, questa CPU Core i9 10980XE. Ma quindi se abbiamo un budget anche molto alto e vogliamo una CPU che sia veramente la Extreme Edition di attuale generazione, quale dovremmo andare a prendere? Beh, a mio parere, se ci limitiamo al gaming, sicuramente al momento attuale in cui sto registrando questo video il Ryzen 7 9008X3D è sicuramente tra le CPU migliori per giocare, e se no ovviamente se consideriamo anche il lato produttività e gaming insieme c'è il Ryzen 9 9950X3D, da considerare anche invece il Ryzen 9 7950X3D. Oppure se volete risparmiare qualcosina, avere comunque buone prestazioni in gaming ma avere un ottimo multicore, ricordatevi sempre del buon Ryzen 9
950X, che molto spesso si può trovare intorno ai 350 euro, e per quello che ci offre insomma è un'ottima CPU a tutto tondo anche quest'ultima. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto, e se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento. E se siete nuovi su questo canale mi raccomando iscrivetevi attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Purtroppo questo video sarà probabilmente l'ultimo prima della pausa estiva, quindi mi dispiace se sarà un po' assente, però in quel caso ecco, se vi siete persi qualche video durante il corso di quest'anno appena passato, mi raccomando recuperateli, li trovate qua nel mio canale. Detto questo non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda l'Intel Core i7 Extreme Edition 6950X, un'altra bestia, in questo caso del 2016, l'ultimo i7 Extreme Edition, proprio perché poi dopo insomma questo titolo è passato a questi ultimi Core i9. E il secondo video che vi consiglio invece è quello che riguarda la RTX 2080 Ti testata qualche settimana fa. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.